Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Daimon X e questa è Human Fantasy. Vi do alcuni indizi. Anni 90. Sale giochi. Picchiaduro a incontri. Fatality. Di che cosa sto parlando? Monoclone! Esatto, proprio di lui. Per chi non sapesse di cosa si tratta, facciamo una breve introduzione. Mortal Kombat è una serie di videogiochi di genere picchiaduro a incontri creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias, due dipendenti della Midway Games. Il primo capitolo esce in un periodo in cui i titoli del calibro di Street Fighter 2 rendono molto popolare questo genere di videogame. E grazie a una grafica e a un gameplay all'epoca decisamente innovativi, riesce a creare una valida concorrenza con quest'ultimo. L'intera serie, che nel 2023 raggiunge quota 18 come numero di videogiochi, è caratterizzata da una forte presenza di violenza e brutalità, soprattutto grazie a delle mosse finali che il giocatore può eseguire contro l'avversario sconfitto, come ad esempio le già citate Fatality, le Animality, le Brutality e altro ancora. Escludendo Mortal Kombat Trilogy del 1996 e Mortal Kombat Mythology Sub-Zero del 1997, tutti i capitoli da Mortal Kombat del 1992 a Mortal Kombat 4 del 1997 vengono sviluppati per essere distribuiti nei cabinati delle sale giochi, mentre da Mortal Kombat Deadly Alliance del 2002 in poi il mercato si sposta verso le console casalinghe come PlayStation e Xbox. A seguito del fallimento della Midway Games nel 2009, i capitoli successivi a tale anno vengono sviluppati dalla NetherRealm Studios. Ora però andiamo al dunque e vediamo quali sono le ambientazioni in cui si svolgono queste battaglie all'ultimo sangue. L'universo di Mortal Kombat è formato da 6 regni principali: il Regno della Terra, l'Outworld, Edenia, il Regno dell'Ordine, il Regno del Caos e il Netherrealm. Come nella teoria del multiverso, i regni sono a tutti gli effetti delle dimensioni parallele, che si differenziano l'una dall'altra per via di alcune configurazioni ambientali, biologiche e sociologiche. Furono creati dagli dei anziani dopo aver suddiviso l'unico, un'entità divina dal potere infinito, in 6 parti diverse. Il Regno della Terra corrisponde a quello del nostro pianeta, eccezione fatta per alcuni luoghi fittizi presenti soltanto nell'universo di Mortal Kombat. Nelle trame dei vari capitoli è stato oggetto di svariati tentativi di conquista da parte delle forze esterne, in quanto lo ritenevano una meta importante per ottenere il potere universale. A causa di ciò, gli dei anziani hanno deciso di inviare una delle loro divinità per proteggerlo, compito che poi per diversi secoli è stato affidato a Raiden, il dio del tuono. Uno dei luoghi chiave è il Tempio della Luce, fondato per addestrare gli esseri umani nelle arti marziali e prepararli a difendere il regno dalle forze di invasione esterne. Anche organizzazioni come i Ninja Lin Kuei o le forze speciali svolgono un ruolo simile. La storia conosciuta di Outworld risale a milioni di anni fa e indica il re drago Onaga come il suo primo sovrano. Anche se in un certo periodo non ben definito al suo posto subentra Shao Kahn, entrambi gli imperatori sono mossi dal medesimo fine: espandere il regno dell'Outworld, invadendo e conquistando gli altri con la forza. Outworld è un regno di grandi dimensioni che presenta paesaggi diversi, in quanto comprende una quantità sconosciuta di altri regni, conquistati e di conseguenza assimilati con esso. I paesaggi principali sono costituiti da lande desolate e aride, vasti deserti, pozze di acido, foreste di alberi con volti animali, templi, santuari e montagne. In esso sono presenti diverse razze potenti e pericolose, come ad esempio i Tarkatan o gli Shokan. Si possono inoltre trovare diversi villaggi sparsi un po' dappertutto,
e la cultura e l'architettura materiale di questi villaggi presentano delle forti somiglianze con quelle dell'Asia orientale e del Medio Oriente. Edenia è un mondo lussureggiante e fertile, il cui nome in qualche modo richiama il giardino dell'Eden. Luoghi e monumenti noti sono le rovine edeniane che si trovano nelle antiche terre del sud e la piramide di Argus. Una delle peculiarità di questo regno, oltre alla grande varietà di terre fiorite e verdeggianti, sono gli abitanti, che invecchiano molto lentamente rispetto a quelli della terra e possono vivere per più di 10.000 anni. Edenia è anche una monarchia feudale, governata dalla regina Sindel e da sua figlia, la principessa Kitana. Il Regno dell'Ordine è un luogo dove la legge, l'ordine e la struttura prevalgono su ogni altra cosa. Dà l'idea di essere un mondo chiaro, avanzato, altamente urbanizzato e civilizzato. Da un punto di vista geografico sembra un altopiano costituito da molte strade strette, simili a ponti che poggiano su un qualcosa di sconosciuto. Gli alberi molto lunghi sembrano crescere dal fondo delle strade e l'acqua è presente nelle fontane nonostante non ci siano delle sorgenti da cui proviene. Questo potrebbe spiegare, anche se non dichiarato, che nel Regno dell'Ordine ci siano delle pianure, o ciò è dovuto a delle proprietà magiche. Per via di tale struttura, molti edifici poggiano su dei passaggi stretti e gli abitanti sono ben adattati, poiché nessuno mostra paura di cadere. Il regno è diviso in diverse città, denominate in base a un tipo di colore, come ad esempio Blue Town, Green Town, Red Town e Gold Town. Un'altra caratteristica che lo contraddistingue è il divieto della libertà, perché, secondo i governanti, la libertà porta all'anarchia, l'anarchia porta al caos e il caos porta alla sofferenza. Queste leggi estreme rendono il posto sicuro, ma allo stesso tempo difficile da risiedere. Il regno del caos è l'esatto opposto del regno dell'ordine ed è un mondo in cui il caos stesso viene praticato dai suoi abitanti come una religione. A differenza di tutti gli altri regni, non ha alcuna forma di governo, quindi gli abitanti vivono secondo la più assoluta libertà e anarchia. Poiché il caos è praticato come religione, in tutto il regno si trovano molti templi, dove si possono vedere degli individui pregare davanti all'ingresso. Inoltre, le caratteristiche geografiche di questo posto sembrano sfidare le leggi della fisica. Si presume che il regno del caos un tempo fosse un mondo normale, finché in un passato imprecisato il dio del caos scatenò una sorta di tempesta, che fu responsabile della trasformazione del regno e della sua frammentazione. Si pensa anche che tutto ciò abbia causato un'amnesia collettiva tra gli abitanti. Il Netherrealm è una sorta di regno dell'oltretomba e può essere paragonato a tutti gli effetti all'inferno dantesco. Infatti ci finiscono le anime decedute o le entità che hanno commesso crimini gravi, per poi essere sottoposte a delle torture infinite. Viene descritto come la regione più oscura della realtà ed è abitato da demoni, mostri ed esseri puramente maligni. Altra caratteristica di questo posto è che gli esseri magici, o quelli che in generale sono in grado di ricorrere alla magia, al suo interno si ritrovano con i poteri indeboliti. Uno dei personaggi più noti presenti nel Netherrealm è sicuramente Shinnok, un dio anziano decaduto che vi fu bandito milioni di anni fa e che dopo un lungo periodo di prigionia riuscì a liberarsi, deponendo Lucifero e diventando di fatto il nuovo governatore. Nei prossimi video ci soffermeremo sugli ulteriori dettagli di ogni singolo regno e andremo a scoprire insieme qualche altra curiosità. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete qualche opinione o conoscete qualche altra curiosità, lasciate un commento qui sotto. Se vi è piaciuto e desiderate vedere altri contenuti simili,
Iscrivetevi a questo canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora per il supporto e alla prossima!